Ciao e benvenuti in questo nuovo video. Oggi parliamo dell'SSL Decryption, è qualcosa di fantastico. L'ho provato oggi qui sulla mia macchina virtuale, è qualcosa che non potete neanche immaginare. Prima andiamo a configurarlo. Ovviamente io faccio tutto da panorama, però stesse cose è possibile farle anche direttamente dal firewall per chi ovviamente non ha panorama. Allora, prima cosa, dobbiamo generare un certificato. Quindi andiamo su Device, poi qui a sinistra Certificates, facciamo Generate, qui gli diamo un nome, per esempio Local Cert, sì, CRT anzi suona meglio. Poi Common Name, qui gli diamo l'indirizzo IP della mia interfaccia interna, che ovviamente è questo, però se hai più interfacce interne gli puoi dare anche l'FQDN per esempio. Poi Certificate Authority e clicca Generate. Una volta generato con successo, clicca sul certificato e seleziona Forward Trust Certificate e premi ok. Poi ora io ho bisogno solo di un certificato. Se poi hai per esempio le zone per esempio il traffico che da internet ti viene dentro alla tua rete, allora facciamo così: Trust CA per esempio, ok. Poi ne generiamo un altro, genera un altro certificato e lo chiamiamo Untrust. Qui gli diamo sempre l'indirizzo, no, qui gli diamo invece Untrust, scriviamo proprio Untrust, poi dopo gli clicchiamo su Certificate Authority e Generate, ok, clicca su Untrust, Forward Untrust Certificate e premi ok. A questo punto seleziono il mio Trust Certificate e qui in basso Export Certificate, clicco ok e lo esporto. Ora, quando noi andiamo su un sito, facciamo Google, per esempio, se io clicco qui sul lucchettino, connessione sicura, e vedo che è verificato da Google Trust Service LLC. Ok? Perfetto. Cosa faccio? Clicco sul mio certificato, gli dico Open, installa certificato, avanti. Qui seleziono manuale, ma comunque automatically select the certificate store based on the type of certificate. Io gli dico invece places all certificate and on the following store e gli dico Trust Root Certification Authorities. Clicco ok, avanti, fine, fatto. E, sì, è importato con successo e te penserai che ho fatto? Hai fatto questo. Per esempio, se io vado su questo che sito è? mioip.it, ok? Vedi qui dice non secure perché no, questo non è HTTPS. Allora andiamo su YouTube. Dalla parte mia, utente, io non me ne accorgo di assolutamente di niente, però se io vado qui su certificate, vedi che c'è il mio indirizzo IP 192.168.101. Ora questo tipo di cose le si fanno anche per esempio per l'attacchi hacking man in the middle, no? Crea un certificato fasullo e io a quel punto posso vedere tutti i dati dell'SSL. Poi vabbè, con Wireshark bisogno di Wireshark per leggere i dati, ma questa è un'altra storia che forse vedremo più avanti. Fammi chiudere YouTube. Ok, a questo punto, che io l'ho fatto qui sul device, vado su Object. Su Object io clicco su in basso qua Decryption File. Io qui ho già una regola
per l'inbound, io vado a fare per l'outbound. Va bene anche default, però ti faccio vedere, fammi cancellare questa. Puoi usare anche default, però ti faccio vedere con add, chiamiamola outbound, e qui io posso bloccare per esempio block session with expired certificate, block session with untrusted certificate issue, per esempio, e così via. Li posso bloccare. Non decrypted, posso bloccare anche qui block session with expired certificate, block session with untrusted certificate, eccetera, e gli premo ok. Poi dopo vado su file blocking. Qui ho due opzioni, quelle sono quelle di default di Palo Alto. Ne creo una mia e la chiamo per esempio Crazy File Block, che ovviamente ora io qui farò modo di selezionare any, cioè tutti, perché non voglio assolutamente, però qui posso filtrare le applicazioni. Se io premo add le posso filtrare, per esempio questo è for shared, for sync, poi che ho tutto, Facebook, Amazon, eccetera eccetera. Io seleziono any perché questo è un test, però chiaramente in un ambiente reale di produzione, per esempio, io non voglio filtrare tutto il traffico, oppure voglio escludere alcuni tipi di traffico, ad esempio finance. Poi a questo punto andiamo su policy, andiamo su decryption, fai add, clicchiamo su qui general, diamogli un nome e la chiamiamo decrypt source inside o any, e poi specifichi un indirizzo se ti è più comodo, outside. Service gli puoi lasciare any, e ovviamente è per tutto il tipo di traffico e per tutte le categorie. Io qui gli dico HTTPS per esempio, o se voglio ispezionare solo il traffico HTTPS, oppure lascio any. Option, qui gli dico action decrypt, anzi action decrypt and forward, decryption profile outbound, che è quello che abbiamo creato prima, e poi basta, premo ok. Decryption must have che ha detto decryption decrypt, e questo è vabbè, è uguale, decryption and forward, o questo è sinceramente la stessa cosa, però va bene così. Poi andiamo su policy, network, scusatemi, policy, security policy, internet, perché in questo caso è la policy che io voglio ispezionare. Vado su actions, vado su file blocking e seleziono crazy file block. Ok. A questo punto io faccio commit and push. Credo che abbiamo tutto. E guardiamo cosa succede. Ora, la configurazione era già stata fatta. Ho rimosso tutta la configurazione per fare qui questo video, quindi spero che funzioni alla prima, sinceramente. Ora arrivano i dati.
troppo una cosa figa. Quando ho visto stamattina come funziona, sinceramente mi sembrava di essere un bambino con il nuovo giocattolo. Ok, allora se io vado su Google questa volta, scusatemi, su YouTube, guardiamo cosa ci dice log. Qui dice decrypted no, ora qui alcuni vedi yes perché sono le prove di questa mattina, vedi 9 e 20, però qui vedi no, non è decrypted. Io faccio aggiorna e guardiamo se funziona. Vediamo un po'. Vediamo perché per il momento non mi ha intercettato niente, solo il DNS. Aspettiamo un attimo. Decrypted, no, non l'ho intercettato. Ok, guardiamo un po' cosa c'è che non va. No, non c'era niente che non andava. Era solo che dovevo chiudere la scheda e riaprirla. Cioè la scheda questa qui e riaprirla. Perfetto, qui dice decrypted, vedi? Ok, a questo punto se io vado su data filtering dovrei poter vedere qualcosa. Allora, guardiamo un po' YouTube Base, vedi? Immagine HQ720.jpg, vabbè. Fino a qui non sarebbe niente di strano se non ci fosse questa cosa fantastica. Ho fatto un account su OneDrive, prendo un file, per esempio questo, zip, e lo carico su OneDrive. Un'operazione semplicissima. Forse però anche questa la devo chiudere e riaprire. Aspetta, close, chiusi. Vai a riapri. Aspetta che ti faccio vedere. Facciamola riaprire. Ok, l'errore era praticamente l'orologio, perché se guardi qui dice le 5:40 pm, l'ora attuale. Il problema è che per qualche ragione che ancora non conosco, perché non sono andato a cercare il problema, e non è il Windows Server, Windows 7 mi porta l'orologio un paio d'ore indietro e questo non sarebbe un problema se non, guardando il certificato che ho creato, qui ci dice, vediamo un po', valido from, non ce lo dice qui, ma ce lo dirà qua sicuramente. Guarda, ci dice che questo certificato non è valido prima delle 3:13, quindi se l'orologio mi va per esempio all'1:15 di oggi, allora lui dice che il certificato non è valido e non mi fa aprire questo. Comunque, allora adesso cosa faccio? Io prendo questo file zip e lo copio qui, sostituisci, guarda, ora quindi me l'ha caricato, vado qui sui log, faccio aggiorna e vedrò che lui dice che si è collegato MS Microsoft OneDrive Base, indirizzo sorgente 100.100, che sono io, source user non vedo niente perché ovviamente non è collegato ad Active Directory, ma se vado su
data filtering, guarda un po', 1753, questo è il file zip, il nome non lo vedo, ma vedo cosa c'è dentro il file zip. Quindi c'è una foto, un PPT, due presentazioni PowerPoint e un file documento. Proviamo un altro test. Download zip 5 megabits. Per esempio simple text file, ok. Guardiamo un po', scarichiamo questo per esempio 5 megabit. Ok, chiudi. Ora ti faccio nel frattempo che fa il download ti faccio un esempio. Perché questo? Perché magari alcune aziende che hanno dei dati riservati hanno timore che qualche dipendente infedele copi i dati sopra a un cloud, Google Drive, eccetera, eccetera, eccetera. Quindi io ho alcune possibilità. La prima è bloccare tramite una policy tutti gli online storage, oppure posso non bloccarli, ma posso decriptare il traffico e vedere cosa questi trasferiscono. Se io vado qui, guardiamo, facciamo l'ultimo test, guarda qua, quanta roba. Questo è il file zip, che eccolo qui, file URL, ok, questo è tutto il nome criptato, file zip, e dentro cosa abbiamo? Abbiamo un PDF, una foto, un'altra foto e una presentazione PowerPoint. Bellissimo, è veramente una cosa stupenda. Poi dopo, se io invece volessi leggere i dati interni, quindi l'invio di password, eccetera, eccetera, se ovviamente non ho filtrato il traffico con le policy, quindi come in questo caso io posso vedere tutto il traffico, basta andare qui su Packet Captcha e farlo partire. Sia ben chiaro che farlo partire va bene, però in realtà prende un sacco di risorse di sistema, quindi non è proprio molto consigliato. Per il momento è tutto e ti ringrazio per aver guardato questo video.